Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi porto alla scoperta della bellissima Locorotondo. Prima di cominciare il tour alla scoperta di questo fantastico paesino, voglio lasciarvi alcune piccole informazioni, e cioè che Locorotondo, grazie alla sua caratteristica forma circolare, prende il nome dal latino locus rotondus, che vuol dire luogo rotondo. Un'altra cosa è che Locorotondo, grazie al suo caratteristico e suggestivo centro storico, è stata premiata, pensate un po', dal Touring Club Italiano con la bandiera arancione come uno dei borghi più belli d'Italia. Bene ragazzi, non perdiamo altro tempo e cominciamo il nostro viaggio attraverso la bellissima Locorotondo. Bene amici, possiamo finalmente cominciare il tour alla scoperta di Locorotondo e vi consiglio di cominciare da Piazza Vittorio Emanuele II, che è quella che apre le porte al centro storico. Inizia il nostro tour alla scoperta di Locorotondo e ci dirigiamo presso la prima attrazione, la chiesa madre di San Giorgio. A pochi passi da Piazza Vittorio Emanuele II, attraverso le viuzze del centro storico, troviamo la chiesa madre di San Giorgio, che è quella che vedete alle mie spalle. Pensate un po', la sua cupola è alta addirittura 35 metri ed è visibile da lontanissimo. Come stile architettonico, sulla facciata esterna troviamo uno stile cinquecentesco, invece all'interno troviamo uno stile barocco e rinascimentale che si fondono insieme. Bene ragazzi, adesso ve la mostro un po' da dentro. Terminata la visita alla chiesa madre, a due passi, nella stradina a fianco, troviamo un'altra chiesetta molto antica e suggestiva, che è la chiesetta di San Nicola, ed è molto famosa per i suoi soffitti raffrescati che rappresentano la vita quotidiana del santo. Eccola qui, e questa qui, molto piccola, molto carina. Adesso ve la faccio vedere da dentro. San Nicola appunto è il santo patrono della città di Bari, che sicuramente aggiungeremo al tour Discovery Puglia a breve. Approfitto di questo angolino bellissimo per fermarmi un attimo e fare un piccolo break e darvi una piccola informazione. Avrete sicuramente notato che a Locorotondo, nel centro storico, è molto presente il bianco. Infatti il centro storico di Locorotondo è famoso proprio per essere stato affrescato tutto in calceviva bianca e soprattutto per la presenza di queste abitazioni tipiche chiamate cummerse, che hanno la caratteristica di avere il tetto spiovente. Continuando la nostra passeggiata attraverso le viuzze di Locorotondo, giungiamo in un altro dei posti da visitare, che è il Palazzo Morelli, questo qui che vedete alle mie spalle, che risale al 500, e possiamo notare come già a quell'epoca l'architettura civile avesse fatto dei grandissimi passi avanti. A pochi minuti, un po' più fuori dal borgo antico di Locorotondo, troviamo la chiesa Madonna della Greca, che pensate un po' è la chiesa più antica di Locorotondo, successivamente ristrutturata dopo il passaggio del principe Piro di Taranto. Possiamo riconoscere sulla sua facciata frontale un rosone in stile rinascimentale. Adesso ve la mostro un po' da dentro. Bene amici, si conclude il tour alla scoperta di Locorotondo e non possiamo che concludere il nostro tour proprio qui, nel punto Belvedere, che è praticamente la zona dove possiamo ammirare, come vedete alle mie spalle, tutta la Valle d'Itria. Il punto Belvedere si estende per tutta via Nardelli. Adesso seguitemi, vi mostro il resto della zona panoramica. Noi eravamo lì, zona Belvedere, questa è via Nardelli ed è la via che ci porta nella zona più bella in assoluto di tutta Locorotondo, quella che ci lascia e che vi lascerà senza fiato. In via Nardelli trovate un sacco di locali, se qualcuno si stava chiedendo dove poter mangiare qualcosa, li vedete qui alle mie spalle, che l'estate hanno un sacco di tavolini all'aperto dove potete gustare un ottimo aperitivo e mangiare qualcosina. Invece qui giù
eccola qui, trovate un vigneto famosissimo della città e vi consiglio di fermarvi per una degustazione di vini, perché Locorotondo è famosa per le sue bollicine. Il video è giunto al termine, spero che vi sia stato di aiuto, spero che vi siete sentiti parte di questo viaggio che ho voluto fare insieme a voi. Non potevo che concludere il video in un posto migliore di questo. Come sempre ricordate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella, è gratis e non costa nulla. Bene amici, qui è Gian Pietro, un saluto dalla Valle d'Idria.